Ciao, sono Nico Romito, benvenuti a Casa Donna. Casa Donna è la mia casa, c'è il mio ristorante, il ristorante Reale, la Nico Romito Formazione e le stanze. Oggi Dino Almerino, all'interno dei laboratori della panificazione, vi parleranno dell'ingrediente e della preparazione a cui sono molto legato e da anni faccio tante ricerche e tanti ragionamenti. Il pane, proprio perché rappresenta un territorio con i propri profumi, con la propria storia e perché il pane appartiene alle nostre tradizioni da sempre. Ciao, sono Dino, responsabile di pasticceria e panificazione del ristorante Reale di Cristiana e Nico Romito. Oggi siamo a Castel di Sangro e insieme ad Almerino, responsabile degli antipasti, vi presentiamo il pane integrale. Gli ingredienti sono farina integrale, lievito madre, acqua e sale. Prima di procedere con l'impasto del pane integrale dobbiamo lavare e rigenerare il nostro lievito madre. Quindi prendiamo dell'acqua a 35 gradi, mettiamo dello zucchero, 2 grammi su litro di acqua e immergiamo il nostro lievito nell'acqua. Una volta che il nostro lievito ossigena e quindi risale a galla, strizziamo il lievito e lo rigeneriamo con la stessa quantità di farina rispetto al lievito e la metà di acqua. Abbiamo un lievito madre maturo dopo le 3 ore. Adesso andiamo in planetaria ad impastare l'impasto con l'integrale. Mettiamo la farina, il lievito madre maturo e la prima parte di acqua. Accendiamo la macchina e facciamo partire il nostro impasto. Facciamo andare il nostro impasto per circa 10-15 minuti, dopodiché una volta che è legato aggiungiamo la seconda mandata di acqua. Una volta che l'impasto è ben legato, quindi non abbiamo più il contatto diretto con il lievito madre, andiamo ad aggiungere il sale e la seconda mandata di acqua e facciamo legare di nuovo l'impasto. Passati altri 10-15 minuti il nostro impasto è ben legato e andiamo ad aggiungere l'ultima mandata di acqua. Accendiamo la planetaria. Adesso aspettiamo altri 10-15 minuti in modo che il nostro impasto lega bene e poi lo mettiamo a lievitare. Una volta che il nostro impasto è ben legato, lo togliamo dalla planetaria aiutandoci con dell'acqua e lo mettiamo in un cassone abbastanza alto perché il nostro impasto dopo la fermentazione raddoppia di volume e lo mettiamo a lievitare per circa 12 ore a una temperatura di 20 gradi. Dopo 12 ore di lievitazione il pane integrale si presenta così. Mettiamo un po' di farina sull'impasto e poi rovesciamo l'impasto sul banco, cercando di fare attenzione a non fare uscire l'aria in modo che non perdiamo la lievitazione. Facciamo dei panetti da 500 grammi e poi iniziamo a fare la chiusura della pagnotta. Dobbiamo stare attenti, molto attenti a non far uscire la nostra aria nell'impasto, in modo che sul risultato finale abbiamo una giusta alveolatura. Dopo che facciamo le nostre pagnotte, le facciamo lievitare ancora per 3 ore a una temperatura di 20 gradi e in questo modo otteniamo una giusta alveolatura all'interno della nostra mollica. Sono passate 3 ore dallo spagnottamento dell'impasto e dell'integrale e adesso andiamo a infornare. Prendiamo il pane, mettiamo sulla pala, lo modelliamo e facciamo il taglio che ci serve per far rimanere integra la pagnotta durante la cottura. Torniamo. Sono passati 20 minuti, adesso
abbiamo questo risultato, il nostro pane è lievitato, c'è ancora umidità all'interno del forno, apriamo la valvola in modo che esce l'umidità all'interno del forno e diamo altri 20 minuti per creare la crosta. Sono passati 40 minuti e adesso andiamo a sfornare il nostro pane integrale. Questo è il nostro pane integrale del ristorante Reale ed è molto più profumato del pane bianco perché c'è presenza di crusca.